Buongiorno amiche e amici di YouTube. Iniziamo adesso un nuovo tutorial per fare una maglietta all'uncinetto per cagnolino con cappellino. Colgo l'occasione per augurare a tutti un buon anno nuovo. Allora, qui la spiegazione del modellino all'uncinetto con il cappuccio. Potete farlo di tutti i colori che volete. Scegliete più o meno 100 grammi di lana e inizieremo appunto dal colletto con un pezzo di spallina e poi faremo la parte dietro con le parti per i passanti, per le cosce e per la coda. Qua verranno fatte poi delle diminuzioni. Poi faremo la parte davanti, di sotto, diciamo, del cagnolino, la parte del petto, con un'apertura di scollatura. Poi sempre andremo a fare il cappellino. Qua faccio vedere un pezzo già iniziato anche di un altro colore, dove sono andata ad iniziare a fare il cappellino, che poi verrà cucito, rifinito con il pompon. E qui abbiamo anche per legare il cappellino. E infine questo modello potete scegliere se cucirlo semplicemente così nella rifinitura, oppure fargli una cintura che dovrete poi misurare nella lunghezza e nella larghezza del vostro cagnolino, e potete poi chiuderlo o con un bottone, quindi lasciare un'asola, oppure mettere una fibbia. Come spiegavo prima dei due campioncini che io ho fatto, questo qui io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 3. Sappiamo che le misure di un cagnolino noi dobbiamo prenderle dalla parte del collo fino alla dove inizia la coda, no? E più o meno con l'uncinetto numero 3 mi è rimasto 19 centimetri. Allora poi dopo io ho usato l'uncinetto numero 4, però con una diversa lana, ed è rimasto sempre sui 19-20 centimetri, però è rimasto più largo, no? Adesso questo poi intanto piega anche di sotto, mentre questo è rimasto più stretto. Io direi che l'ideale era usare un uncinetto numero 3,5, solo che io adesso non trovavo il mio uncinetto 3,5 e quindi ho lavorato col 3 e col 4. Col 4 è rimasto un lavoro più morbido, con il 3 è anche un po' rimasto più duro. Come filo di lana io adopero un filo che è lavorabile con i ferri e l'uncinetto sul 3,5. Un'altra cosa che volevo dire molto importante, che questo tutorial, essendo piuttosto lungo, c'è la parte dietro, la parte della pettorina, la parte del cappellino, la parte della cintura, verrà fatto con più video, e dovete andare nel mio canale e dovete guardare dove ci sono le playlist, e c'è la playlist dei lavori, dei tutorial delle maglie per cagnolino, e lì potete vedere anche altri tutorial e anche le varie puntate per questo tutorial, e quindi non perderne nessuno, mi raccomando, perché questo lo dico perché qualcuno mi ha chiesto, perché non trovava altro tutorial di un'altra maglietta fatta sempre in più puntate. Generalmente io metto
tutorial parte 1, parte 2, parte 3, secondo quanti video devo fare per un tutorial. E buon lavoro a tutti. Allora, iniziamo ad avviare il lavoro con una catenella e poi facciamo 38 catenelle. Fatti 38 maglie, io in genere faccio una maglia in più quando lavoro a punto basso per non perdere poi maglie del giro. Non lo faccio solo quando faccio le diminuzioni. Quindi adesso andiamo nella maglia che segue e facciamo 8 punti bassi. 1, 2. Sulla nona maglia andiamo a fare un aumento, quindi lavoriamo 2 maglie sulla nona, 1 e 2. Adesso andiamo a fare 9 punti bassi e un aumento sulla decima maglia, poi altri 9 punti bassi e un aumento nella maglia sempre che segue, e poi a punto basso fino alla fine, e poi dopo voltaiamo il lavoro. Sono sulla nona, adesso nella decima io vado a fare l'aumento e lavoro 2 maglie, 1 e 2. Adesso di nuovo 9 maglie e un aumento e poi punto basso fino alla fine. Ho dimenticato di dire di tagliarsi dei pezzi di lana di scarto per segnare dove abbiamo fatto gli aumenti. Ad esempio si può anche mettere dopo, calcolando appunto che qui avevamo fatto 8 più un aumento, quindi alla nona, poi qui abbiamo fatto 9 più 1, quindi alla decima, e anche di qua alla decima abbiamo fatto l'aumento. Andiamo a infilare in una maglia, ci tiriamo il filo come meglio ci viene comodo e lo passiamo dal buchino e poi ce lo fermiamo.
ecco segnati gli aumenti. Adesso andiamo a riprendere il lavoro. Una catenella per iniziare il giro. Adesso siamo al secondo giro, andiamo a fare 3 punti bassi, quindi iniziando subito dalla prima maglia. Ho preso un uncinetto un po' troppo grande per far vedere meglio, ma la lana è un po' sottile. Allora, 1, 2 e 3. Oltretutto ho anche la lucetta del faro che mi batte sugli occhi. Qua andiamo a fare un aumento. Alla quarta maglia andiamo a lavorare 2 punti bassi, sempre 1 e 2. Qui andiamo a mettere un altro segno perché abbiamo fatto un altro aumento e sarà il punto spalla. Questo è un punto molto importante da ricordare. È una maglietta molto complicata, ma il risultato finale dà le sue soddisfazioni. Andiamo sempre a fermare. Ecco qua. Adesso, dopo aver messo questo segno, questa sarà la spalla sinistra. Continuiamo a punto basso fino alla quarta maglia prima della fine. Allora, noi avevamo detto di fare un aumento alla quarta maglia agli inizi, poi fare tutto punto basso. Io ho fatto punto basso, adesso sono a 4 maglie prima della fine e vado a fare un aumento qua, una maglia e la seconda maglia dentro la stessa maglia. Poi ricordiamoci di mettere un segno perché sarebbe l'altra spallina. Scusatemi, ma io ho problemi perché devo mettere la luce e mi viene sugli occhi per illuminare meglio il lavoro e per poter spiegare a voi soffro con la luce sugli occhi e non vedo tanto bene io. E poi proseguiamo a punto basso fino alla fine del giro e poi voltiamo il lavoro, no? 1, 2 e 3. E qua fuori, appunto perché, come dicevo, con la luce del faretto davanti agli occhi non vedo molto e lavoro un po' alla cieca. Ecco qua, finito il giro,
voltiamo il lavoro. Adesso siamo arrivati al terzo giro. Il terzo e quarto giro si fanno uguali, per cui io non sto a spiegarvelo tutte e due. Dove abbiamo fatto il primo e l'ultimo aumento della spallina, andiamo a fare l'aumento e tutto il resto punto basso. Adesso ve ne spiego un pezzettino. Infatti abbiamo messo il segno anche per ricordarci dove abbiamo fatto l'aumento. Qua per iniziare il giro io faccio una maglia così non perdo. Adesso mi sono girata troppo e la maglia si è girata, per cui la rimetto a posto. Allora, posizione, partenza, una maglia, poi punto basso, l'aumento lo vado a fare qui. Uno, due, e così proseguire fino al fondo e poi fare l'altro aumento alla spallina, poi fare il quarto ultimo giro sempre facendo l'aumento all'inizio e alla fine, e dopo bisogna tagliare il filo. Arrivati alla fine del quarto giro, come vi ho detto prima, tagliare il filo e chiudere la maglia. Andiamo a lavorare la parte opposta girando il lavoro, perché è logico da questa parte non riusciamo, e dobbiamo iniziarlo non dagli inizi il lavoro, ma dove abbiamo messo il primo segno della spallina, quindi sopra qui andiamo, deve essere dritto. Andiamo a iniziare quindi dall'aumento della spallina, lavoriamo la maglia. Vedete che qua abbiamo lasciato dello spazio e andiamo a lavorare le successive maglie a punto basso. Tutto punto basso fino all'altro aumento della spallina, quindi fino a qua, ok? Ho finito il quinto giro e sono arrivata al segno dell'aumento della spallina. Adesso iniziamo il sesto giro. Il sesto giro semplicemente a punto basso, ma un aumento nella prima e nell'ultima maglia, quindi maglia, aumento 1 e l'aumento nella stessa maglia, quindi 2 maglie nella stessa maglia. Andiamo avanti a punto basso, allora punto basso fino alla fine del giro e andiamo a fare poi un aumento nell'ultima maglia, non vi dimenticate l'aumento. Sono arrivata
appunto quasi alla fine del sesto giro, e l'ultima maglia andiamo a fare quel famoso aumento, 1 e 2. Dopodiché giriamo il lavoro, mettiamo comodo, e adesso che siamo al settimo giro dobbiamo lavorare tutto a punto basso, senza nessun aumento, senza nessuna diminuzione. Dal settimo al 24esimo giro tutto punto basso, e faccio vedere l'inizio, poi potete proseguire. L'unica cosa, segnatevi in un foglio i giri dal settimo al 24esimo e segnatevi man mano che li fate, in maniera tale da non sbagliare. Tutto solo a punto basso.